Riprendiamo la nostra retrospettiva con Jaseiken Necromancer, titolo sviluppato e pubblicato da Azonsoft nel 1988. Si tratta dell'unico gioco di ruolo a turni presente nelle versioni europea e americana del TurboGrafx Mini, ma sfortunatamente non è mai stato tradotto dal giapponese e non lo sarà nemmeno in questa occasione. La natura ruolistica di Necromancer rende insostenibile il peso della barriera linguistica. Pertanto, per chi non conosce il giapponese, il titolo risulterà praticamente ingiocabile. Nel 2019 un gruppo di fan ne ha rilasciato una patch in inglese, ma essa non rappresenta comunque una soluzione valida, perché si limita a tradurre la maggior parte dei menu, lasciando i dialoghi in giapponese. Ad ogni modo, dal punto di vista tecnico, Necromancer presenta una realizzazione piuttosto scadente. Il comparto grafico non sfrutta affatto le capacità del TurboGrafx ed è caratterizzato da colori scialbi e da un livello di definizione non molto maggiore di quanto fosse già disponibile sul NES o sul Master System. E la colonna sonora comprende alcuni dei peggiori brani che abbia mai sentito in un RPG o sul TurboGrafx. Alla luce di questi elementi, almeno per le versioni occidentali del PC Engine Mini, l'inclusione di questo titolo risulta assolutamente superflua e insensata. Il prossimo gioco della nostra lista è Ninja Ryukenden, versione giapponese del famosissimo Ninja Gaiden. Questo port per il TurboGrafx, realizzato ancora da Tecmo e distribuito da Azonsoft, rappresenta una trasposizione del gioco per NES e fu rilasciato esclusivamente in Giappone nel 1992. La prima cosa che balza all'occhio è ovviamente il rinnovamento della veste grafica. Nonostante un parallax scrolling poco fluido ed una animazione del salto rotante di Ryu non proprio convincente, l'aspetto di questa versione per TurboGrafx risulta sicuramente più allettante rispetto alla controparte per NES, soprattutto grazie all'aumento della ricchezza di dettagli e della varietà della tavolozza di colori impiegati. La colonna sonora del gioco, anziché rappresentare un semplice adattamento di quella della versione per NES, è composta interamente da brani originali. Sebbene ammiri il coraggio di tale scelta, per me questo rappresenta uno degli aspetti più deludenti del gioco, perché, pur esibendo una qualità più che discreta, i nuovi temi musicali mancano del carisma di quelli rimpiazzati. Per quanto riguarda la giocabilità, Ninja Ryukenden presenta una reattività dei controlli ridotta rispetto a quella vista sul NES, e la differenza raggiunge il picco della sua evidenza quando il giocatore prova ad eseguire un attacco all'inizio di un salto. Fortunatamente, l'aumento della difficoltà del gioco dovuto alla mediocre qualità dei controlli viene almeno bilanciata da una minore invadenza del tasso di ricomparsa dei nemici sullo schermo. E, qualora ve lo steste chiedendo, la risposta è sì. Il crudele bug che vi riporta allo stage 6.1 quando perdete contro il boss finale è presente anche qui. In definitiva, dunque, Ninja Ryukenden per il PC Engine tenderà a dividere gli acquirenti del TurboGrafx Mini in due fazioni. La prima sarà quella di chi gioca a Ninja Gaiden per la prima volta e vi scoprirà un buon action platformer. L'altra sarà quella di chi, invece, ha già giocato l'originale e vi troverà probabilmente solo l'ombra del capolavoro uscito per NES. A seguire abbiamo PC Engine, platform creato da Red Company, rilasciato in Giappone da Azonsoft nel 1989 ed in Nord America da NEC nel 1990. Conosciuto anche come BC Kid sul Commodore Amiga, PC Engine rappresenta un gioco di parole tra il nome del PC Engine e Genjin, che significa cavernicolo. E se nella schermata del titolo avete riconosciuto il piccolo Bonk, è semplicemente perché questo gioco non è altro che la versione giapponese del primo capitolo della sua serie, ossia Bonk's Adventure. Così come i suoi seguiti ed Erzong, PC Engine sfoggia un aspetto grafico ben curato, che fa delle esilaranti animazioni di Bonk, della tenerezza e della vivacità dei colori i suoi punti di forza principali.
pur non raggiungendo una qualità tale da indurvi ad ascoltarle al di fuori del gioco, le tracce musicali sono orecchiabili e si adattano perfettamente all'ambientazione preistorica del titolo. A proposito della giocabilità, Bonk's Adventure presenta le stesse caratteristiche del suo seguito, di cui ho già parlato nella prima parte di questa panoramica sui titoli del TurboGrafx Mini. Anche se la differenza non è particolarmente marcata, ritengo però che questo primo capitolo della saga regali un'esperienza di gioco migliore, soprattutto grazie ad una hit detection più precisa e ad una minore quantità di nemici difficilmente evitabili. A questi elementi si aggiunge anche il fatto che i boss di Bonk's Adventure risultino più carismatici e memorabili delle loro controparti in Bonk's Revenge. In generale, visto soprattutto che rappresenta un tassello fondamentale della storia del TurboGrafx, PC Engine è un titolo che non poteva assolutamente mancare nel catalogo del PC Engine Mini. L'unica perplessità è legata alla scelta di includere la versione giapponese anziché quella americana, ma fortunatamente un platform di questo tipo rimane perfettamente giocabile anche senza testi in inglese. Adesso è il momento di Salamander, shoot 'em up sviluppato e pubblicato da Konami alla fine del 1991. Nonostante sul PC Engine sia stato rilasciato esclusivamente in Giappone, si tratta dell'unico titolo che solamente noi occidentali troveremo nel TurboGrafx Mini. Se il gioco vi sembra familiare, probabilmente è perché rappresenta uno spin-off della serie Gradius, in cui infatti controlleremo ancora la Big Viper, e ne esiste una versione piuttosto popolare per il NES chiamata Life Force. In entrambe le conversioni ci troveremo di fronte ad uno shoot 'em up che alterna livelli a scorrimento orizzontale ad altri a scorrimento verticale, ma tra le due vi è una serie di sostanziali differenze. Innanzitutto, così come per cabinato, sul PC Engine troviamo un sistema di potenziamento tradizionale, anziché quello progressivo tratto da Gradius. In secondo luogo, in Salamander gli stage a scorrimento verticale sono completamente diversi rispetto a quelli di Life Force, e anche sotto questo aspetto sul TurboGrafx vediamo una maggiore fedeltà all'originale per cabinato. Un'altra differenza fra le due versioni consiste nel fatto che quando perderemo una vita, in Life Force continueremo direttamente dal punto in cui siamo morti, mentre in Salamander si torna indietro all'ultimo checkpoint. Nonostante ciò, almeno negli stage iniziali la difficoltà è inferiore nel port per il PC Engine, anche grazie alla distinzione tra una modalità beginner ed una expert mode. Tuttavia, su Salamander il Konami Code non funziona, quindi no, non è affatto facile. Ad eccezione della presenza di rallentamenti durante alcune battaglie con i boss, Salamander sfoggia una realizzazione tecnica più che discreta, sicuramente più vicina ai livelli di Gradius 2 e Gopher no Yabo che a quelli di Gradius. Unita ad un gameplay semplice e assuefacente, questa rende Salamander un grande classico degli shoot 'em up, nonché un'ottima aggiunta al catalogo del TurboGrafx Mini. Proseguiamo con Seirei Senshi Spriggan, shoot 'em up a scorrimento verticale pubblicato nel 1991 da Naxatsoft per il PC Engine Super CD-ROM. Chiunque abbia un po' di familiarità con gli shoot 'em up degli anni 90 riconoscerà sicuramente lo stile del Team Compile e si renderà subito conto che si tratta di un seguito spirituale di Musha. A dispetto di un feeling generale, di una presentazione grafica e di situazioni di gioco estremamente simili a quelli offerti dal suo predecessore per Mega Drive, Spriggan introduce alcune interessanti novità sul piano della giocabilità. Per prima cosa, stavolta il sistema di power-up non prevede più l'acquisizione di satelliti attorno al nostro veicolo, ed è basato sugli elementi naturali. Il giocatore può raccogliere fino a 3 sfere, ciascuna corrispondente ad uno dei 4 elementi, ed i suoi attacchi varieranno a seconda della combinazione dei globi acquisiti. La grande quantità di possibili combinazioni rende difficile prevedere come la raccolta di una sfera influirà sui nostri poteri, ma al contempo regala una notevole libertà nella gestione del veicolo. L'altra modifica principale riguarda il sistema di attacchi speciali.
A differenza di Musha, Spriggan permette di eseguire un attacco speciale in qualsiasi momento, al costo di una delle sfere elementali equipaggiate. L'abbondanza dei globi e l'impossibilità di accumularne più di 3 per volta incentivano il giocatore a ricorrere molto spesso a questi potenti attacchi, e ciò, unito alla disponibilità di continui illimitati, rende Spriggan uno shoot 'em up dalla difficoltà relativamente bassa, godibile da chiunque. In alcune sezioni del gioco, al nostro fianco appariranno alcuni alleati, controllabili da altri giocatori. Tale aggiunta, ove presente, dà la sensazione di non essere da soli sul campo di battaglia e aumenta l'immersività dell'esperienza di gioco, ma sfortunatamente è impiegata troppo poco per risultare davvero efficace. In generale, Seirei Senshi Spriggan costituisce un erede più che degno di un capolavoro come Musha. L'unico aspetto in cui delude le aspettative è rappresentato dalla qualità delle tracce musicali, decisamente meno adrenaliniche e memorabili di quelle del predecessore. Ad ogni modo, Spriggan risulta uno dei titoli più brillanti dell'intera libreria del PC Engine, ed è una vera fortuna che alla fine Konami abbia deciso di includerlo nel TurboGrafx Mini. Nel maggio del 1992, Compile e Naxatsoft diedero vita ad un sequel del gioco, intitolato Spriggan Mark II Re-Terraform Project. Come il predecessore, anche questo titolo fa parte dei 7 giochi inclusi per ultimi nella line-up del TurboGrafx Mini. Al suo avvio, Spriggan Mark II accoglie il giocatore con una introduzione animata di pregevole fattura. Il piacevole impatto iniziale lascia però presto il posto alla delusione, non appena ci si rende conto che al di là del nome il titolo ha veramente poco a che fare con il suo predecessore. Tanto per cominciare, a differenza del primo Spriggan, qui ci troveremo di fronte ad uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale anziché verticale. Il sistema di potenziamenti a tema elementale è stato completamente abbandonato. Infatti, in Spriggan Mark II non vi è alcun power up da raccogliere. Il nostro veicolo avrà a disposizione solo uno scudo, capace di rigenerarsi quando non subisce colpi per un determinato lasso di tempo. Tra i vari stage vengono riprodotte lunghissime scene di intermezzo, ed il ritmo dell'azione viene fastidiosamente spezzato dai dialoghi persino all'interno di ciascun livello, continuamente. Grazie al cielo è possibile eliminare almeno le interruzioni negli stage tramite il menu delle opzioni. Nonostante una notevole gestione del parallax scrolling ed una buona realizzazione complessiva, Spriggan Mark II risulta meno attraente del primo capitolo anche dal punto di vista grafico. L'unico comparto in cui rappresenta un miglioramento è quello musicale, che annovera brani generalmente dotati di maggiore personalità e dai toni tendenzialmente più solenni. In definitiva, dunque, sebbene non sia affatto scadente, Spriggan Mark II risulta un titolo leggermente mediocre, la cui eventuale assenza nel catalogo del TurboGrafx Mini avrebbe avuto un peso decisamente minore rispetto a quella del superbo primo capitolo della serie. 我々にはうわージャーバツくそ奴は何を言いかけたんだ Il prossimo gioco della lista è Snatcher CD Romantic, avventura grafica creata e rilasciata da Konami nel 1992 sul PC Engine CD-ROM. Si tratta della seconda opera diretta dal grande Hideo Kojima e vede in veste di coprotagonista una simpatica versione in miniatura del Metal Gear. Pertanto al giorno d'oggi rappresenta un vero e proprio titolo di culto tra gli appassionati di retro gaming. Se volete sapere di più su questa affascinante avventura cyberpunk, vi invito a dare un'occhiata alla mia approfondita retrospettiva in merito. Rispetto alla successiva versione di Snatcher per il Sega Mega CD, quella per il PC Engine presenta poche piccole differenze, tra cui la mancanza della scena introduttiva con Gillian e la moglie Jamie, qualche censura in meno e la presenza di una ammaliante traccia musicale inedita chiamata Warning. Se Konami avesse colto l'occasione per tradurlo in inglese, Snatcher CD Romantic avrebbe tranquillamente potuto giustificare da solo l'acquisto di un TurboGrafx Mini, ma sfortunatamente in giapponese è impossibile riuscire ad apprezzare l'aspetto più importante del titolo, ossia la sua intrigante storia. Gli unici cui consiglio di giocare a questa versione di Snatcher sono i suoi irriducibili appassionati,
che conoscendo già la successione degli eventi riusciranno per tentativi a destreggiarsi tra i menu e potranno così gustarsi le differenze presenti in questo port. Ad ogni modo, l'inclusione di questa versione non tradotta di Snatcher nel TurboGrafx Mini rappresenta la più grande occasione sprecata da Konami per questa console. Un vero schiaffo in faccia per noi giocatori occidentali che speravamo in un'alternativa alla carissima edizione per Sega CD. Star Parodier è un gioco esclusivo per il PC Engine CD-ROM sviluppato da Kaneko e pubblicato nel 1992. Come si evince dal titolo, si tratta della parodia di una delle più importanti serie targate Hudson-Soft, ossia Star Soldier, e pertanto anche qui ci troveremo di fronte ad uno shoot 'em up a scorrimento verticale. Di questo gioco era in programma anche il rilascio di una versione americana chiamata Fantasy Star Soldier, che però alla fine non vide mai la luce. Star Parodier accoglie immediatamente il giocatore con una lunga ma adorabile sequenza animata, che introduce i 3 personaggi giocabili a disposizione. Il primo sarà Paro Caesar, basato sulla navicella Caesar della serie Star Soldier. Il secondo è Bomberman, inserito nel gioco in quanto una delle più importanti mascotte di Hudson-Soft. E infine il giocatore potrà addirittura controllare un PC Engine, capace di raccogliere U-Card e sparare CD. Come da tradizione nei vari titoli di Star Soldier, oltre alla campagna principale, il giocatore potrà affrontare una modalità a tempo, in cui totalizzare il maggior numero possibile di punti entro 2 o 5 minuti. La difficoltà dell'avventura, davvero irrisoria nel primo stage, inverna vertiginosamente nel terzo livello, in cui per qualche motivo vado incontro alla perdita di potenziamenti anche se apparentemente non mi ha colpito nulla. Vediamo se trovo qualche spiegazione nelle istruzioni. Ad ogni modo, grazie alla esuberante vitalità delle sue musiche e del comparto grafico e alla bizzarra e divertente gamma di protagonisti e nemici, Star Parodier è un titolo in grado di strappare più di un sorriso a qualunque tipo di giocatore, pertanto si tratta di una ottima entrata nella libreria del TurboGrafx Mini. A seguire abbiamo Super Darius, shoot 'em up a scorrimento orizzontale creato da Beats Laboratory e distribuito da NEC Avenue per il PC Engine CD-ROM nel 1990. A distanza di pochi mesi, sul normale PC Engine fu rilasciata una versione light, con meno contenuti, chiamata Darius Plus. Sfortunatamente, Super Darius è un titolo di cui ho veramente poco da dire e da mostrare, perché presenta una difficoltà a dir poco brutale, che mi ha impedito persino di accedere al secondo stage. La nostra navicella, con le sue dimensioni, rappresenta un bersaglio piuttosto facile. I nemici sono numerosi e molto rapidi sia a muoversi che a sparare, ed i potenziamenti a disposizione sono scarsi e poco incisivi. La possibilità di scegliere tra 2 percorsi alternativi alla fine di ogni livello porta ad una intricata ramificazione della campagna principale, conferendo al titolo un notevole tasso di rigiocabilità per chi è in grado di andare avanti. Ed è proprio qui che sono giunto dopo mezz'ora di tentativi. Dopo aver faticosamente sconfitto il boss, mi sono schiantato proprio alla biforcazione del primo stage. Per quanto abbia avuto modo di vedere, Super Darius sfoggia un comparto grafico ben curato, con una buona implementazione del parallax scrolling e di altri effetti grafici sullo sfondo. E sebbene sembrino uscite da un Mega Drive piuttosto che da un gioco per il PC Engine CD-ROM, anche le tracce musicali risultano di buona fattura. In definitiva, Super Darius è un titolo che potrà anche fare la felicità degli esperti di shoot 'em up in cerca di una sfida alla loro altezza, ma rappresenta un'opzione assolutamente poco raccomandabile a tutte le altre categorie di giocatori. Il prossimo gioco è Super Momotaro Dentetsu 2,
terzo capitolo di una serie di spin-off della saga Momotaro Densetsu, sviluppato e rilasciato da Hudson sul normale PC Engine alla fine del 1991. A differenza della serie originale, costituita da giochi di ruolo, Momotaro Densetsu rappresenta un gioco da tavolo virtuale simile al Monopoly. Il nome stesso del titolo consiste in un gioco di parole che con una sola lettera trasforma il significato originale, ossia la leggenda di Momotaro, in ferrovia elettrica di Momotaro, che sarà infatti il mezzo di trasporto principale presente nel gioco. In Super Momotaro Densetsu 2, l'obiettivo di ciascun giocatore sarà quello di viaggiare attraverso il Giappone e guadagnare la maggior quantità possibile di denaro entro un determinato numero di turni. Ciascun turno copre la durata di un mese, indicato da apposite immagini, ed il passare delle stagioni si ripercuoterà sull'aspetto della mappa di gioco. Grazie alla sua atmosfera carica di allegrie, Super Momotaro Densetsu 2 pare un titolo interessante. Tuttavia, come avrete già intuito, sfortunatamente si tratta di uno di quei titoli del TurboGrafx Mini che risulterà assolutamente ingiocabile per chi non capisce il giapponese. Pertanto, almeno per quanto riguarda le versioni occidentali della console, non può essere considerata una buona scelta da parte di Konami. Proseguiamo con Super Star Soldier, secondo capitolo della saga Star Soldier, prodotto da Hudson e apparso in Giappone nel 1990 ed in Nord America nel 1991. Si tratta del gioco inserito nel PC Engine del filmato introduttivo di Star Parodier, e così come quest'ultimo fu sviluppato dal team Kaneko. In Super Star Soldier il giocatore prende il controllo della navicella Caesar e combatte per difendere il mondo dalla minaccia dei cervelli malvagi, comandati da Mother Brain, che evidentemente dopo averle prese da Samus non ha ancora imparato la lezione. Ad ogni modo, come abbiamo visto la volta scorsa nel suo seguito Soldier Blade, anche Super Star Soldier presenta una impressionante somiglianza a Blazing Lasers. L'interfaccia, i boss, il level design, la natura dei potenziamenti, la possibilità di regolare la velocità della navicella. Se avete giocato al capolavoro targato Compile, praticamente ogni aspetto di Super Star Soldier vi risulterà familiare, tanto che molti lo considerano più un sequel non ufficiale di Blazing Lasers che uno ufficiale di Star Soldier. Sul piano della giocabilità, il titolo risulta molto divertente, anche se a partire dallo stage 4 riprendersi dalla perdita di una vita e dei potenziamenti risulta un po' troppo difficile, ed i checkpoint iniziano a diradarsi. Fortunatamente però potremo contare sulla disponibilità di continui illimitati e come ho detto poco fa a proposito di Star Parodier, sarà possibile distrarsi dalla campagna principale con modalità a tempo, della durata di 2 o 5 minuti. Per essere un titolo rilasciato nella prima metà della vita del PC Engine, Super Star Soldier sfoggia una qualità eccelsa anche dal punto di vista grafico e sonoro. In definitiva, sebbene non presenti una grande originalità e probabilmente il sequel Final Soldier avrebbe rappresentato una scelta migliore, tutto sommato Super Star Soldier costituisce una splendida aggiunta al catalogo del PC Engine Mini. A seguire abbiamo The Kung Fu, gioco creato e distribuito in Giappone da Hudson nel 1987 e approdato in Occidente 2 anni più tardi con il nome di China Warrior. Si tratta di un beat'em up notevolmente ispirato a Kung Fu o Spartan X per il NES, che si distingue da quest'ultimo soprattutto per le dimensioni degli sprite e per uno scorrimento dello schermo automatico e unidirezionale. In patria, The Kung Fu ricevette un'accoglienza positiva, anche perché la grandezza dei personaggi sfoggiava la superiorità tecnica del PC Engine rispetto al Famicom, ma in Occidente China Warrior è largamente considerato uno dei peggiori titoli della console. Giocandoci, devo confessare di essere rimasto piacevolmente sorpreso. Mi sono trovato di fronte ad un titolo che, più che per un'effettiva carenza qualitativa, viene stigmatizzato per l'estrema semplicità delle sue meccaniche di gioco e per il suo elevato grado di difficoltà.
Una volta compreso che la chiave per compensare la rigidità dei controlli e andare avanti risiede nella memorizzazione degli ostacoli, China Warrior può regalare un'esperienza gradevole e assuefacente. L'unica eccezione è rappresentata dalle battaglie con i boss, che non necessariamente presentano pattern specifici e tendono pertanto a tramutarsi in caotiche pressioni di tasti a caso. Vista l'assenza di continuo, per completare il gioco saranno necessari parecchi tentativi, ma il giocatore può acquisire una vita extra ogni volta che raggiunge un determinato punteggio. Sarà inoltre possibile ripristinare la salute del protagonista con appositi potenziamenti, ma sappiate che per raccoglierli non è sufficiente toccarli, bensì bisogna colpirli. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, The Kung Fu presenta una realizzazione altalenante. Le animazioni dei personaggi risultano legnose e gli sfondi di alcuni stage scarni, ma gli sprite dei personaggi esibiscono una notevole cura dei dettagli, ed il gioco in generale sfoggia un buon uso dei colori. La colonna sonora, anche se molto ristretta in termini quantitativi, presenta temi musicali più che all'altezza, specialmente quello principale. In generale, dunque, anche se Vigilante di Irem rappresenta un'alternativa palesemente superiore, ritengo che nella sua semplicità The Kung Fu costituisca una scelta discreta per l'inclusione nella libreria del TurboGrafx Mini, che non merita affatto la sua pessima fama e se approcciato con la giusta apertura mentale potrebbe conquistare anche il vostro apprezzamento. Chiudiamo la lista dei titoli presenti nelle versioni occidentali del TurboGrafx Mini con uno dei 7 inclusi per ultimi. Mi riferisco a Valkyrie no Densetsu, ossia Leggenda della Valchiria. Questo gioco d'azione fantasy targato Namco esordì per cabinato da sala giochi nel 1989 e approdò sui PC Engine nipponici l'anno successivo. Sia in termini di giocabilità che di atmosfera, Valkyrie no Densetsu ricorda moltissimo i titoli della serie Kiki Kai Kai, conosciuti in occidente come Poki and Roki. Le principali differenze con i giochi targati Taito e Natsume sono rappresentate da ritmi di gioco più lenti e dalla possibilità di esplorare spazi aperti e interagire con personaggi secondari. Pur presentando una certa quantità di dialoghi, per fortuna Valkyrie no Densetsu risulta tutto sommato giocabile e godibile anche in giapponese, vista la sua natura prevalentemente orientata all'azione. Tuttavia, qualora voleste provare un'esperienza di gioco più completa, potete ricorrere all'emulazione e usufruire di una patch completa in inglese rilasciata nel 2015. Dal punto di vista grafico, Valkyrie no Densetsu riesce nell'insolita impresa di risultare più attraente dell'originale per cabinato, grazie soprattutto all'uso di colori più vivaci e di una maggiore coerenza tra l'aspetto della protagonista e quello del mondo che la circonda. Il comparto musicale sfrutta più che degnamente la qualità del chip sonoro del PC Engine, creando un'atmosfera magica e spensierata al tempo stesso. In definitiva, Valkyrie no Densetsu rappresenta uno dei titoli più divertenti e adorabili del catalogo del TurboGrafx Mini, e a meno che l'idea di avere un grosso sorriso stampato sulla faccia vi disturbi, vi raccomando caldamente di provarlo. Per amor di completezza, diamo una breve occhiata ai due giochi che saranno disponibili esclusivamente nella versione giapponese del TurboGrafx Mini. Il primo è Tengai Mankyo 2, Manjimaru, secondo capitolo di una serie di giochi di ruolo a turni popolarissima in Giappone, conosciuta dalle nostre parti come Far East of Eden. Sviluppato da Red Company e pubblicato da Hudson-Soft nel 1992, questo titolo presenta una quantità di contenuti enorme per l'epoca in cui fu rilasciato, resa possibile dall'impiego dei CD come formato di supporto. Nella fattispecie parliamo di oltre 20.000 schermate di gioco, 300 tipi di nemici e 50 boss, una colonna sonora di oltre 100 brani musicali e scene di intermezzo che solo nell'introduzione durano già più di 10 minuti.
L'unica pecca del titolo sul piano tecnico è a mio parere la netta discrepanza tra la cura nella realizzazione delle sequenze animate e quella riposta nell'aspetto del gioco in sé, decisamente spartano anche per quei tempi. A prescindere dalla sua qualità e dalla sua popolarità nella terra del sollevante, che gli è valsa la trasposizione su PS2, GameCube e Nintendo DS, Tengai Makyo 2 resta pur sempre un RPG in lingua giapponese. Ciò rende la sua assenza dalle versioni occidentali del TurboGrafx Mini una mancanza trascurabile, nonché una scelta assolutamente legittima da parte di Konami. おかわり万事丸はいるか今日という今日は許さ万事ねえぞ丸またどこかで喧嘩したんでしょう。まったくしょうがない子ね。 L'altra esclusiva della libreria del PC Engine Mini giapponese è Tokimeki Memorial, simulatore di appuntamenti creato dallo studio interno di Tokyo di Konami e rilasciato sul PC Engine Super CD-ROM nel 1994. Noto anche con l'abbreviazione Tokimemo, questo titolo rappresenta un assoluto caposaldo dei dating sim e ricoprì un ruolo chiave nella popolarizzazione del genere in Giappone. Negli anni seguenti al suo rilascio, Tokimeki Memorial fu convertito sulle principali piattaforme dell'epoca, tra cui PlayStation, Saturn, PC e Super Famicom. In questo simulatore, il giocatore veste i panni di uno studente delle scuole superiori, che avrà 3 anni di tempo per conquistare il cuore della sua ritrovata amica di infanzia, ossia la bella Shiori Fujisaki, o anche quello di un'altra fanciulla se avete gusti differenti. La principale particolarità di Tokimeki Memorial consiste nel sistema a bomba, che incentiva a frequentare in maniera più o meno equilibrata tutte le ragazze a disposizione. Secondo tale meccanica, se una fanciulla viene trascurata eccessivamente, inizierà a spargere pettegolezzi che rovineranno la reputazione del protagonista, facendo esplodere anche i suoi legami con le altre. Oltre che gestire i vari appuntamenti, il giocatore dovrà anche dedicarsi allo studio e ad altre attività per la crescita del protagonista e occasionalmente dovrà affrontare dei minigiochi. Sfortunatamente, nessuna delle versioni di Tokimeki Memorial è mai stata tradotta dal giapponese, nemmeno a livello amatoriale. Se conosco le sue meccaniche, è solamente grazie all'esilarante episodio della trasmissione Game Center CX in merito, perché a causa della barriera linguistica il titolo in sé risulta assolutamente ingiocabile. Pertanto, nonostante consideri Tokimeki Memorial un gioco accattivante, ritengo che Konami abbia fatto la scelta giusta non includendolo nelle versioni occidentali del TurboGrafx Mini. Domani è un altro giorno, piccola Mio Kisaragi. Domani è un altro giorno. 服のリボン結び直したら今日こそ言えそう。Love me please。 Con Tokimeki Memorial si chiude finalmente il nostro viaggio nel mondo dei titoli del PC Engine Mini. Un catalogo che, nonostante la presenza di qualche inevitabile anello debole, risulta tutto sommato molto solido e ben più vasto di quanto abbiamo visto finora sulle console rivali. Tuttavia, in una libreria che annoverava quasi 700 titoli, era ovvio che ci saremmo trovati di fronte a qualche assente illustre. Nel prossimo e ultimo episodio vi parlerò proprio di alcuni di quei giochi che avrei voluto vedere all'interno del TurboGrafx Mini e vi esporrò le mie considerazioni personali su quanto offerto in generale dalla console. E voi quali giochi avreste incluso? Fatemelo sapere nei commenti e nel frattempo arrivederci e buon retro gaming a tutti.